Sarò onesta. Questo video non è per voi. Se finirà su YouTube o meno, per me non avrà importanza. Se tu lo guarderai o meno, per me non farà differenza. Questo video non è per voi e non è neanche per me. O meglio, non è per la me che cammina nel parco di fronte casa, in un pomeriggio qualsiasi, nell'agosto 2020. Questo video è per la me che tra qualche mese, tra qualche anno si chiederà perché ha voluto dimenticare, sotterrare, non pensare a tutto quello che le è successo durante quei mesi del 2020. Mesi che mi aspettavo sarebbero stati talmente incredibili da far venire le lacrime per l'emozione. Le lacrime sono arrivate, ma di sola disperazione. Sarà facile ricordarmi di tutti i fallimenti di questo periodo, ma non di tutti i tentativi coraggiosi fatti per rimanere in piedi durante questi mesi del 2020. Perché ce ne sono stati. Oh, se ce ne sono stati. Questo video serve a questo, per ricordarmi quanto di nuovo, ancora una volta, la vita ha iniziato a sterzare verso un lato, ma io sono rimasta fedele alla mia strada piena di pioggia e temporale, per la sola speranza di vedere un arcobaleno alla fine. Andrò con ordine. Dove mi trovo ora? Sono ancora in Australia. L'unico vero modo che ho di mostrarvi che sono ancora in Australia è questo. Kangaroo. C'è la carne di canguro. Posso dire di essere ancora veramente in Australia. C'è anche il mega macaroni e cheese. Macaroni. Non mi sono spostata da qui, da quando sono arrivata. 6 mesi fa. Il 20 febbraio 2020, con quell'entusiasmo che neanche i lineamenti del volto riescono a contenere, ho messo piede a Melbourne. È stato un crescendo di meraviglia. Guardare le forme della città, spogliarla, un grattacielo dopo l'altro, una vista, un'altra ancora. Trovare i luoghi che stavo cercando da sempre, la biblioteca, il silenzio, il focus. Capire che avrei mangiato solo pad thai per il resto dei miei giorni. Incappare continuamente nei battiti di una città pulsante. Confermare che a Melbourne ci sono tutte le stagioni in un giorno. Ehi, il sole? Piove col sole? Indecisione. Trovare la mia compagna di viaggio e giurarle amore eterno. Fare i primi incontri. Godersi la vita da ostello. Poi averne abbastanza. Cercare una casa. Trovarne una con 3 chef inclusi. Trovare una palestra, una comunità, il mare, il lago, il parco e le papere di fronte casa. Sentire svanire quell'amore idealizzato, creato a distanza in mesi, anni di attesa, per sostituirlo con quello tangibile, percepito qui e ora con tutti e 5 i sensi. COVID-19 is a highly infectious killer. Zones that they're called will not be allowed to come in. The Victorian number is 278, Queensland 250. We are declaring a state of emergency in Victoria. Perché? Perché? Non puoi farlo. Non puoi. Anni che aspettavo. Siamo tutti nella stessa situazione. Tutti avevamo dei piani. Abbi pazienza. Non me ne frega niente dei vostri sostituibili, rimandabili piani. Fai qualcos'altro. Finalmente hai il tempo di fare quello che non potevi fare prima. Questa era l'unica fottuta cosa che volevo fare. Non ti voglio offendere. Smetterò di rispondere. Smetterò di parlare. Non capite. Calma, calma, calma. Sii razionale. Fai il punto della situazione.
Beh, per i prossimi 3 mesi non ci saranno eventi, sarà raro incontrare nuove persone, le sensazioni saranno ridotte, così come gli input linguistici o culturali. Non ci sarà musica dal vivo, niente ristoranti, niente bellezze del posto, niente viste, niente grattacieli, niente palestra. Scordati di andartene in giro con il tuo zaino. Puoi fare una passeggiata al lago, al mare e un giro in bici. Ho sognato di guardare questi paesaggi australiani per anni. Ho sognato di fare esperienza dell'Australia per anni. Inizialmente non riuscivo neanche a parlarne ad alta voce, per quanto mi sembrava irraggiungibile e gigantesca come richiesta alla vita. Sono passati mesi, anni, si sono susseguite esperienze su esperienze e ho capito bene la difficoltà di vivere di sogni. Ma quel voglio trasferirmi in Australia è rimasto lì, a bussarmi nel cervello ad ogni buona occasione. Non me la sono sentita di condannare questo sogno ad un destino certo di rimpianto. Sono stata coraggiosa. Ora, qualsiasi spiegazione, discorso, esempio, ragionamento potrò mai fare, non renderà mai abbastanza il quanto volessi essere qui quest'anno. Forse però spiega come mai dal lato opposto della fotocamera che immortalava queste scene c'era un animo triste, dolorante e degli occhi spenti. E il mio sogno dell'Australia non può finire così, assolutamente. Passati i primi giorni, la cadenza della routine, della quotidianità non cercata, non voluta, ha iniziato a prendere il sopravvento. Il tramonto sul lago, la passeggiata al mare, come singolo battito in una giornata piatta. Perché? Perché sono nel posto più incredibile dell'universo, ma fisso 4 muri da settimane ormai. Cosa ci faccio qui? Me lo merito, non ce la farai, sei vulnerabile. Tenebre, fantasmi del passato, scatole piene di mostri che avevo chiuso e mandato lontano di colpo, rispedite al mittente. Nero, farsi del male. Quello era un attacco di panico, non respiro. Andrò a fissare il lago. Ora, non posso dire esattamente quanti giorni ho trascorso rimbalzando tra buio pesto e tramonti malinconici, perché ho davvero perso il conto. Mi ricordo bene però i momenti in cui ho acceso la luce, ho creato e ho provato a seguire delle fiammelle di entusiasmo, oppure semplicemente ho lasciato che mi circondassero. Mai cosa più giusta fu, per esempio, la decisione di affidarmi ancora più intensamente alla musica, comprare una chitarra e ritemprarmi, ritestarmi, rimettermi alla prova dopo anni imparando il mio terzo strumento musicale. Inizialmente ho aggiunto solo dolore e frustrazione, ma almeno in questo caso ne ero consapevole e responsabile. Altre fonti luminose le ho trovate al di là della mia porta chiusa. Una convivenza forzata 24 ore al giorno con 3 persone appena conosciute potrebbe essere la perfetta trama di una tragedia preannunciata. Signora, vatti a fare la doccia subito, alza il culo e andiamo a fare la spesa. Giorno per giorno, invece, da sconosciuti siamo diventati amici. Grazie. E poi famiglia, riuscendo a creare un equilibrio di reciproco supporto. Ho capito che la parte migliore dei miei coinquilini non si trovava dietro i fornelli con una pettorina da chef. Niente ha potuto la mia riluttanza alle tipiche attività da lockdown contro il loro entusiasmo trasportante, a tratti molesto. Ci sta, ma tu che cazzo l'ha pagato? Ci sono stati dibattiti eterni ogni sera per decidere cosa guardare. Aspetta, ci piace, c'è Jim Carrey, horror. Non è horror. Minchia, muore. Allora, è horror? Non è horror. Non è horror. Mostrami il trailer. Suspect. Mostrami È il trailer. suspense, non se ne va niente. Ma alla fine abbiamo consumato l'intero catalogo Netflix e per incrementare il disagio del lockdown siamo passati poi al palinsesto Mediaset. Gambassetto. Gigi.
Oddio, se succede mi sento male. I giorni sono passati così, ripetitivi, monotoni, buttati via, ma a tratti anche spensierati. Allora, io vorrei adesso dire a tutti... Un video, sì. Per un caso fortunato ho ricominciato a lavorare, creando almeno una buona ragione per alzarmi dal letto la mattina. Nonostante avessi previsto un'esperienza totalmente diversa, il mio 28° compleanno è arrivato ed è stato un giorno felice. A quanto sembra è 00:02 e... Tanti auguri con Gianni Come sfondo. e uomini e donne. Questa è la vita. A 28 anni. Puttani proprio. Siamo venuti qui in Australia per vedere uomini e donne. Considerazioni su questo compleanno? Caspita, fantastico, ma hai fatto una cosa del genere, a mezzanotte mi sento già al di là dei 65 anni. Nonostante tutto, è stato un compleanno delle prime volte. Prima volta in mezzo ai grattacieli, prima volta in autunno, prima volta in cui mi sono ricreduta su quanto dei piccoli gesti sinceri, fatti di solo bene, possono rendere felice anche la peggiore delle situazioni. Tanti auguri. La vita a volte ti toglie qualcosa, ma poi ti dà anche un sacco. E questo compleanno ne è stata la dimostrazione. E tu ti stai mangiando? È stata anche la prima volta che ho assaggiato la Vegemite, la tipica crema spalmabile australiana. Su questo video non credo che Attenzione. Vedrà. Attenzione. Ecco, non gli piace. Arriva dopo. Sa tipo di cosa è uscita male. E non mi ha entusiasmata. Come non mi ha entusiasmato il terzo mese di lockdown. Ho atteso. Sono tornata ogni sera a fissare Melbourne da lontano, sperando di rivederla pulsare e di viverla da vicino al più presto. I primi segni dell'inverno hanno iniziato a sentirsi. Mamma mia, che vita! E ho resistito, pianificando di muovermi verso il nord dell'Australia, appena riaperte le frontiere, per inseguire l'estate, zaino in spalla, e iniziare finalmente a scoprire questo posto, per me ancora incredibile. E poi sono finalmente arrivati i primi segni di riapertura. Seppur sempre con tutte le restrizioni e precauzioni del caso, alcuni luoghi pubblici, come palestre, biblioteche, cinema, musei, hanno riaperto. Ho iniziato a vedere i segni sul mio viso e sul mio corpo. Il peggio era passato. Era il momento di svegliarsi da quell'incubo e ricostruire la mia anima, la mia fiducia, il mio sorriso, il mio corpo, i miei piani, i miei progetti. È vero, quei 3 mesi erano stati terribili. Me l'ero passata male, ne ero uscita a brandelli. Mai mi sarei aspettata di passarmela così male. Ma ora era tempo di ripartire. «16 giorni. 16. Questa fase di riapertura a Melbourne è durata 16 giorni. Il perché, le ragioni, la gestione dell'emergenza, le scelte politiche, gli errori, l'impennata dei contagi, la sorte, tutte le divinità, potrei parlare di tutto, incolpare chiunque o nessuno, spiegare come e perché si è arrivati di nuovo a questa situazione, ma l'unica cosa che conta davvero per me che in questi mesi volevo solo andarmene in giro con il mio zaino e il sole in faccia, e che dopo 16 giorni di quasi libertà, preceduti da 3 mesi di lockdown e di attesa, il conto alla rovescia si è azzerato ed è ripartito. Richiuso tutto, e anche peggio di prima.
e io sono tornata sul pavimento. Ho subito il colpo. Peggio di prima. Si è aggiunto un sentimento nuovo, che ha iniziato a tappare qualsiasi spiraglio di speranza che a fatica ero riuscita a riaprire. La rassegnazione. Che valore hanno le mie scelte? Che valore ha la mia libertà? Quanto davvero sono libera di scegliere, pianificare, creare, pensare, sognare, se poi di colpo tutto passa in secondo piano? È tornato il nero, le crisi, le giornate intere trascorse a letto. Di nuovo, peggio di prima. Il sole che tramonta e la pioggia improvvisa che potrebbe durare solo 5 minuti. E questa è Melbourne. Così, sempre così. E ci sono stati anche questa volta i momenti di coraggio, di lucidità, di speranza, di buon umore. Allora, video 1 su come ordinare una pizza su Domino's. Non si può girare. Quindi partiamo da half and half. Beh, half and half. Tu mi dici half and half. Tu mi dici half and half. Abbiamo fatto una fine, porca due. Ma ogni tentativo di tirarsi su o di ripianificare è stato abbattuto colpo su colpo da nuove restrizioni, settimana per settimana. A distanza di mesi dati alla mano, è ufficiale che Melbourne ha subito il lockdown più lungo al mondo durante questa pandemia. E chi lo sa se, quando e come finirà del tutto. A fine agosto, però, tanti piccoli e grandi tasselli hanno iniziato a muoversi, catapultandomi finalmente in un mare di nuove situazioni ed esperienze. Ma questa è un'altra storia, e la racconterò più in là. Speravo di fare un'esperienza totalmente diversa? Assolutamente sì. Ci sono rimasta malissimo? Senza ombra di dubbio, sì. Avrei potuto fare delle scelte migliori, tirarmi su prima, non lasciare che la tristezza e le circostanze mi devastassero così? Decisamente sì. Avrei potuto abbandonare tutto, buttare via questo sogno, date tutte le circostanze, e lasciare l'Australia? Oh sì. Ma ho resistito e continuerò a farlo.